Eccoci ragazzi, che cosa andremo a vedere oggi? Oggi facciamo una recensione di Super Monkey Ball Banana Blitz HD, che è un gioco uscito per la Wii originariamente e che è stato rimasterizzato in HD per Nintendo Switch. Perché vi voglio far vedere questo gioco? Perché comunque sia, secondo me, è una delle ultime incarnazioni di Super Monkey Ball degna di nota. Perché se noi andiamo a vedere un attimo quelli che sono gli ultimi Super Monkey Ball fatti, tipo quello della PSP, Super Monkey Ball Adventure, è una cosa che snatura un attimo il genere di Super Monkey Ball nato in sala giochi intorno agli anni 2000. Super Monkey Ball nasce un attimo come un passatempo, un gioco di abilità dove appunto noi dobbiamo spostare la nostra scimmia che era chiusa all'interno di una sfera per farle raccogliere delle banane e portarla a un traguardo. E quindi praticamente noi dobbiamo spostarci all'interno di questo, diciamo, labirinto, percorso. E questo è quello che doveva essere Super Monkey Ball, sin dalle origini è sempre stato così. Eh, Però appunto giochi come Super Monkey Ball Adventure non sono così in quanto sono dei giochi di avventura, sono delle cose un po' differenti che perdono un po' questo spirito. Eh, Super Monkey Ball per Switch è uscito in versione fisica anche, come vedete. Io sono andato a prenderlo, all'interno ci sono, come mi ricorda qua la copertina, un set di adesivi gratuiti. Il bello appunto della versione fisica è questo, non cambia nulla se non appunto che la versione fisica e la versione digitale alla fine hanno lo stesso prezzo in questo caso, per cui vi conviene andare a prendere la versione fisica. E all'interno appunto andremo a trovare i nostri sticker immacolati in questo caso perché io non li utilizzerò perché mi piace tenere le cose da collezione e quindi sì, sono andato ad aprire la confezione per giocare al gioco, ma gli sticker non andrò ad aprirli. Andiamo a vedere un attimo il nostro gioco invece, che così vi faccio vedere un attimo la recensione di questo giochino per Switch, in questo caso riprodotto sulla Nintendo Switch Lite a tema, perché come vedete è tutta bella gialla, quindi questa cosa mi piace tantissimo. Quando noi andremo ad accedere al menu ci ritroveremo appunto varie opzioni di gioco principale, minigiochi, classifica online, corsa contro il tempo, decathlon, opzioni. Partiamo subito dalle opzioni così vediamo un attimo che cosa ci permette di personalizzare il gioco. Ci permette di aggiungere la vibrazione, decidere se metterla sì o no, di mettere la sensibilità della videocamera, la luminosità, i comandi vocali, musica di sottofondo, effetti sonori. Quindi alla fine sono delle semplici opzioni di poca rilevanza, non c'è niente di settaggio video, cose del genere. Andiamo a vedere il gioco principale, poi vi farò vedere i vari minigiochi. Gioco principale. Nel momento in cui andremo ad accedere al gioco principale, noi avremo i nostri personaggi da poter scegliere con le loro abilità, come vedete, velocità, salto, rimbalzo, eccetera, eccetera. In questo caso, perché io sono andato avanti nel gioco, vedete c'è scritto X, perché si possono sbloccare man mano che andate avanti nel gioco dei costumi. Ecco appunto, in questo caso avremo il costume con appunto da pirata. Andiamo a selezionare questo costume da pirata e vediamo un attimo il gioco. Questi sono i vari livelli che io ho sbloccato attualmente. Appunto si inizia dal primo e si prosegue fino all'8° livello.
E ogni livello, cioè ogni mondo, perché in realtà questi sono i mondi, contiene vari livelli al suo interno e un boss finale. Partiamo dal primo, che appunto è il più caratteristico, riprende un attimo lo stile del primo livello del primo Super Monkey Ball. Allora, i caricamenti non sono eccessivamente lunghi, a mio parere. Calcolate che su Nintendo Switch Lite i caricamenti risultano leggermente più veloci rispetto alla Nintendo Switch classica. Non so darvi il motivo di questo, se è stata cambiata o meno la memoria al suo interno, però appunto è questo. E qui ci dà la spiegazione dei comandi e dovremo andare a premere il pulsante A. Vedete? E schiacciando A avremo la possibilità di scegliere i nostri livelli, che come vedete sono 8 più 2 scenari, cioè uno scenario bonus e lo scenario del boss. Il bonus di solito è quello dove dovete andare a prendere tutte quante le banane. Vediamo il primo livello. Andiamo ad alzare un po' il volume. Come vedete è veloce. La caratteristica particolare di questo Super Monkey Ball rispetto agli altri è che qui c'è una cosa in più. Se noi andremo a schiacciare il pulsante A, la nostra palletta andrà a saltare. E questo appunto ci permette di avere dei livelli un po' più articolati, perché come vedete ci sono alcuni livelli dove andremo a dover superare delle piattaforme facendo dei salti. Vediamo se questo è uno di quelli. Ecco, vedete? E man mano così andate a selezionare, andare avanti nel percorso. È il classico Super Monkey Ball. È una prova di abilità, secondo me. Alla fine dovete semplicemente proseguire per un percorso e cercare di recuperare il numero maggiore di banane possibile. Vi voglio far vedere un attimo il livello boss. Allora, intanto quello bonus, che così almeno... Ah, questi non li posso selezionare se non completo tutti quanti, quindi devo proseguire e poi andare a fare il boss. Vediamo se nel quarto io sono già andato avanti abbastanza da vedere se c'è. No, non vi posso far vedere i boss. Ma i boss alla fine non sono altro che degli scimmioni che andranno sconfitti colpendoli, saltando in alcuni punti particolari. Né più né meno rispetto ai boss di fine livello di Super Mario, per dirvi. Andiamo a vedere allora le altre opzioni, i minigiochi. Allora, nei minigiochi andremo a selezionare il nostro personaggio. Premi X quando tutti hanno selezionato. Ah, i minigiochi, ecco. Una cosa che, come vedete, non ero andato a verificare. I minigiochi sono solamente in multiplayer, quindi adesso questo è il G1, quindi il personaggio 1, e avrò necessità di un altro giocatore per poterlo giocare. Quindi i minigiochi alla fine sono solamente multiplayer. Classifica online c'è poco da sapere, la corsa contro il tempo, che sono i nostri livelli in teoria sbloccati. No, sono livelli nuovi allora, però appunto a tempo.
e questo gioco quindi andrà a creare una classifica online. Vedete come cambia proprio anche qua, che abbiamo un timer. Qua l'obiettivo sarà quello di arrivare il più velocemente possibile alla fine del percorso. Non ci interessa tanto delle banane, ma... E il tempo si va a accumulare, per cui dobbiamo proseguire e andare fino alla fine del percorso il più velocemente possibile per tutti quanti gli 8 livelli del nostro mondo. E probabilmente dovremo anche fare il boss finale. Ok, e questo qua era appunto la corsa contro il tempo. Andiamo a bloccarla e usciamo. E andiamo a vedere gli altri giochi, le altre opzioni presenti all'interno. Decathlon. Questo lo vado a scoprire con voi perché in realtà... Ah, il Decathlon sono tanti minigiochi da completare, differenti rispetto alla storia base. Qua per esempio c'è il 100 metri. E come si fa? Ah, bisogna schiacciare LR più velocemente possibile e poi saltare. Ma sono dei passatempo alla fine, non c'entrano niente con la storia principale. Diciamo che è un po' come i giochetti, sono un po' come i giochetti di Mario e Sonic ai giochi olimpici invernali. Immagino che ogni gioco abbia il suo sistema di comando, per cui ecco, adesso noi abbiamo finito questo con il record e poi man mano andiamo avanti fino a completarlo fino all'ultimo, come vedete. Qua vedete ci danno tutte quante le informazioni su per quel che riguarda i comandi di questo gioco. Snowboard scimmie per esempio, accelera, decelera. Dal menu principale ho visto però che non possiamo uscire dal gioco, quindi vediamo se si può uscire e tornare al menu principale, cioè il menu quello, non questo qui, cioè non quello di questo Decathlon, ma il menu proprio generale, schiacciando semplicemente qui e facendo esci. Ok, abbandonare la partita, vediamo se mi rimanda all'inizio. Sì, perfetto, perché se no rimanete bloccati, perché praticamente i 10 minigiochi vanno completati in serie. Infatti c'è anche scritto competi contro giocatori di tutto il mondo per il miglior punteggio totale dei 10 minigiochi. E questo è il nostro Super Monkey Ball Banana Blitz HD. A mio parere un bel gioco. Attualmente lo trovate a circa 39-40 euro, a seconda di dove andate a prenderlo, perché se andate a prenderlo da GameStop ovviamente vi chiederanno sempre quell'euro in più, perché loro non fanno sconti in nessun modo. Ma se invece lo andate a prendere in altri rivenditori, magari riuscite a risparmiarci quell'euro e forse magari con il Black Friday riuscirete a trovarlo anche a prezzi più bassi. Diciamo che secondo me il giusto prezzo per questo gioco si aggira sui 29-30 euro. 40 euro non è male, però si poteva fare di meglio, visto che alla fine si tratta unicamente di una remastered. Quindi niente, bel gioco, consigliato a mio parere, e quindi niente, decidete voi se vale la pena per quello che è il vostro genere o no. Niente, con questo è tutto e ci vediamo alla prossima recensione. Ciao a tutti!